Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Acquario, tendenze energetiche affettive per la prima metà di aprile 2023. Acquario, energia direi difficile, la carta non vuole uscire, c'è qualcosa qui che non vuole uscire, eccoci. Ragazzi, torre e giustizia, e ho come la sensazione che siano così, cioè giustizia e torre, ma ognuno di voi le metta come più le sentirà proprie. Allora, sono due carte che vi dirò, parlano di destino entrambe, perché normalmente quando c'è la torre si parla di eventi esterni che destabilizzano. Non è sempre così, potrebbe essere che anche, per esempio, siate voi a decidere con la giustizia di tagliare qualche cosa e di conseguenza far cadere delle certezze. Però ecco, andiamo a vedere, perché diciamo che la torre parla di per sé della strutturazione dell'ego e di appunto destrutturare certe certezze, certe sicurezze, e considerato che abbiamo la carta della giustizia, ragazzi, può anche essere che appunto ci siano delle decisioni da prendere o anche dei contratti da firmare, perché quando c'è la carta della giustizia parla anche di contratti. E per qualcuno può essere la rottura di un contratto, perché no? Mi viene anche da dirvi che, ipotesi, se state seguendo delle questioni legate ad una casa, potrebbe anche essere che la certezza, ipotesi, di poter vendere la casa ad un determinato prezzo potrebbe cadere, ok? Vi do diversi esempi in modo che capiate come intendo la torre. Allora, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, ragazzi, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, cominciamo con una ruota della fortuna al contrario, e già sento questo momentum, anzi diciamo che la ruota della fortuna forse la sento più collegata alla giustizia, mentre il momento della morte lo sento più collegato alla torre, ma ripartiamo. Allora, ruota della fortuna, 6 di spade, 10 di bastoni, la morte, 7 di coppe, 6 di denari e 3 di bastoni. Allora, come vi dicevo, la ruota della fortuna la sento collegata alla giustizia perché sono due ruote, sono due carte che parlano di destino, soprattutto la ruota della fortuna è una carta che parla di cicli che si chiudono e si riaprono, e molte volte parla anche di karma. Avere il 6 di spade e dopodiché il 10 di spade, veramente ragazzi, qui c'è qualcosa che vi dovete lasciare indietro, perché tutta la prima parte di aprile sarà improntata su quello, cosa lasciarsi indietro, quali sono le credenze limitanti, quali sono le aspettative degli altri che non riesco più a soddisfare, quali sono i pesi che mi sto portando dietro e che è ora di lasciare indietro, che cosa si aspettano gli altri, che cosa credo si aspettino gli altri. È un po' focalizzato su questi temi, diciamo, la prima settimana di aprile, mentre se ci spostiamo nel secondo periodo abbiamo il 7 di coppe e 6 di denari e il 3 di bastoni. Il 7 di coppe è una carta che parla di grandi possibilità che si possono aprire. Abbiamo poi anche un 6 di denari, che è una carta che parla di generosità, di persone che vengono in aiuto, di doni che potreste ricevere. Quindi è un po' come se nella seconda parte le cose si smuovessero, nella seconda parte della lettura intendo. Quindi nella seconda settimana di aprile è come se le cose si iniziassero a smuovere, si iniziassero a vedere delle prospettive diverse, delle persone diverse che magari
possono aiutare. Può anche essere che qualcuno ci dedichi il loro tempo, ipotesi. Bene, andiamo a vedere carta per carta, poi le ultime carte le spieghiamo bene dopo. Andiamo a vedere la ruota della fortuna, di che cosa ci parla. Wow, ragazzi, 2 di coppe al contrario e 4 di spade. Allora, il 2 di coppe può essere, può parlare di una relazione che magari è già finita o dalla quale state uscendo, dalla quale state guarendo, mi verrebbe da dire, vedendo anche questo 4 di spade. Può essere una questione di tipo karmico per molte persone perché appunto abbiamo la ruota della fortuna. Può anche essere semplicemente il fatto che stiate guarendo il vostro modo di vivere le situazioni a livello di compromessi. Quindi per molte persone nel caso non magari siete da soli da tantissimo tempo, o magari siete ancora in una relazione, questo 4 di spade è riferito ai compromessi che fate con voi stessi, ai compromessi a cui scendete magari anche con l'altra persona. C'è da guarire un po' quel lato lì. Andiamo a vedere 6 di spade. Ok, abbiamo un cavaliere di spade, un asso di pentacoli e un 3 di coppe. Ragazzi, devo dire che qui abbiamo questo cavaliere di spade che potrebbe essere una persona che entra. Potrebbe essere una persona nuova che entra e non direi proprio a passo felpato, anzi, quando c'è il cavaliere di spade è sempre una persona molto dirompente, molto determinata, molto veloce anche come dinamiche, però ho come questa sensazione, vedendo comunque che l'asso di pentacoli è al contrario, il 3 di coppe è al contrario, che non accettiate più certi, appunto, certi compromessi. Qui c'è un 3 di coppe, quindi o è come se l'amicizia che c'è tra voi e questa persona dovesse cambiare, c'è qualche cosa qua che si deve modificare, o se avete una relazione con questa persona, ragazzi, con questo 3 di coppe c'è qualche energia da dover tagliare fuori. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 5 di pentacoli, il papa e un 7 di bastoni. Ho fortemente la sensazione che qualcuno voglia lasciarsi indietro il matrimonio, piuttosto che la relazione, perché abbiamo un 5 di denari, c'è la voglia di lasciarsi indietro qualcosa, ma c'è anche l'impossibilità a livello economico. È come se vi sentiste in una fase di svantaggio. Se per esempio non voleste magari chiudere proprio tutta la relazione, è come se volessi chiudere un capitolo all'interno della relazione, magari appunto una discussione, un progetto che magari non è andato a buon fine, ipotesi. Però non vi sento completamente autonomi, è per quello che fate fatica a fare questo passaggio. Andiamo a vedere la carta della morte, 3 di spade e la carta della luna. È qualcosa che ha a che fare con il passato, probabilmente è una sofferenza che vi portate dietro da tanto tempo, e da tanto tempo intendo dall'infanzia, perché c'è un 6 di spade. Può essere, non lo so, magari un vostro modo di vedere la realtà, un vostro modo di vivere la coppia. Vi faccio un esempio per farvi capire meglio: se voi siete cresciuti in una famiglia dove per esempio era la donna che faceva tutto in casa, potrebbe esserci bisogno di riformulare questo tipo di equilibrio nella vostra testa, perché diversamente non riuscite a trovare un equilibrio soddisfacente all'interno della coppia. Perché voi non potete fare tutto voi. Il 10 di bastoni è una carta di sovraccarico, è una carta che indica stanchezza e potrebbe essere proprio per questioni legate alla casa, legate a quello che si crede di dover fare, alle aspettative che si crede di dover soddisfare. E qualcuno ho come la sensazione che pensi che non si possa fare diversamente, invece no, si tratta semplicemente di far morire delle vecchie abitudini per farne nascere di nuove, e finché non tagliate non si vede tutto quello che può arrivare. Però state tranquilli perché arriva la carta della giustizia ed è una carta che regolarizza, mette in ordine, mette le regole, rende equilibrate le cose. E magari lo fa attraverso qualche tipo di rottura, eh. Non so perché, allora mi parlano della rottura di un tavolo. Ora, non so a quante persone possa risuonare, però un tavolo inteso proprio come il tavolo della cucina, ipotesi, o un tavolo anche da lavoro, mi dicono. Fatemi sapere poi come vi risuona, sapete che io le dico come le sento. Allora, fatemi vedere il 7 di coppe.
torre un'altra volta, ragazzi. La torre io la sento molto come una carta positiva perché è un momento di reset positivo, è un momento dove arriva, normalmente, ripeto, è un evento esterno che arriva e destruttura le cose, però è un momento anche che vi dà la possibilità di reinventarvi nuovi. Allora abbiamo la torre, abbiamo il 9 di pentacoli al contrario, il 6 di bastoni e il cavaliere di pentacoli. Guardate, allora per qualcuno si tratta, perché qui ho la carta della che a volte parla di codipendenza e qui ho la carta della dipendenza girata al contrario. Scusate, dell'indipendenza girata al contrario, che quindi parla di dipendenza anche, o comunque del fatto, c'è qualcosa legato a una casa, io sento, è una questione economica, probabilmente qui si fa fatica a sobbarcarsi tutte le spese economiche di una casa, nel caso appunto ci fosse questa rottura e questa separazione, c'è qualche spesa, qualche condizione economica legata ad una casa che però comunque qui è necessario buttare giù e vi dirò. Allora, c'è anche questo cavaliere di pentacoli. Se per caso voi fosse, diciamo, del filone del rompere la relazione, questo cavaliere di pentacoli potrebbe essere una persona che, come vi avevo anticipato prima, con il 6 di bastoni, e anche qui avete 6 di, scusate, 6 di pentacoli, e anche qui avete 6 di bastoni, che potrebbe venirvi in aiuto, potrebbe darvi magari proprio un aiuto pratico, economico, manuale, diciamo, no? Se invece siete del filone del tipo, comunque, continuate ad avere una relazione e questa zona si tratta solo di chiudere un capitolo inerente al passato, ragazzi, diciamo che anche per voi si potrebbero aprire delle nuove prospettive. Il cambio è lento, io vi dico che il cambio è molto lento, però si aprono appunto delle prospettive con questo cavaliere di pentacoli. Andiamo a vedere il 6 di denari. Ecco qui, abbiamo un bel re di denari e un re di spade. Allora, potenzialmente potrebbero anche essere più di una persona che vi viene in aiuto o più di una persona che vi fa un'offerta, perché io qui ho un cavaliere di pentacoli appunto, ma qui ci sono due figure maschili. Quindi se siete single potrebbe essere che più figure, più persone, ehm, insomma, si avvicinino a voi nella seconda parte del periodo, quindi nella seconda settimana di aprile, o come veramente è un aiuto di tipo materiale, economico. Può anche essere semplicemente il fatto, non lo so, che vi prestino dei soldi in un momento di difficoltà e che arrivi una persona che voi non immaginate neanche, perché normalmente i 6 di pentacoli sono anche gli aiuti inaspettati, no? Quindi è come se ci fosse una persona che, non lo so, magari in un momento di difficoltà, e qui vi parlo di macchina perché me lo dicono, è come se vi aiutassero a pagare la macchina per riportarla a casa dal meccanico, una cosa del genere, non so. E appunto è questa persona con un piccolo gesto magari, che appunto per la persona è piccolo, però per voi è tanto, e iniziano a darvi, diciamo, una prospettiva per il futuro, a farvi vedere più in là. Fatemi vedere questo 3 di bastoni. Wow! Cavaliere di ah, ragazzi. La persona che vi aiuta potrebbe essere interessata a voi in modo romantico. Ora, io ho come la sensazione che voi non prenderete neanche in considerazione questa persona da un punto di vista romantico, ma come è vero che vi farà un aiuto di tipo concreto, potrebbe anche farvi un aiuto di tipo, un aiuto, scusate, un'offerta di tipo romantico. Mm? Se invece voi siete all'interno di una relazione e dite sto bene così, questa proposta potrebbe arrivare da parte del partner e magari vi fa notare un certo tipo di questione che fino a questo momento non si era valutato, come se fosse una nuova prospettiva. Andiamo a vedere una carta delle fatine, poi andiamo a vedere una meditazione. Centratura bellissima e trasmutazione, che ve la metto qua vicino alle mani, tutte e due, ve le metto qua. Allora, la centratura parla di, allora, innanzitutto proprio si chiama centratura Reiki, ok? Quindi
cioè si chiama centratura Reiki, scusate. Allora, c'è nel Reiki una cosa che si chiama centratura e si fa esattamente così, cioè mettendo le mani sul cuore, ok? E serve per riportare l'attenzione al cuore, per riportare l'energia dentro, per ritrovare il focus. E poi abbiamo la carta di trasmutazione che vi invita a trasmutare le energie, le paure, le proiezioni legate un po' al passato, ok? Andiamo a vedere una meditazione. Grazie. Allora, ve la metto qui così potete fare lo screenshot. L'amore divino non cambia mai, non essendo influenzato da condizioni, situazioni o circostanze. Non è una banderuola, ma è sempre uguale, ieri, oggi e per sempre. Parlare dell'amore non serve a nulla, va sperimentato, dimostrato, espresso nella vita. L'amore muore senza azione. L'amore divino non conosce discriminazioni né separazioni. Esso include ogni cosa, avvolge tutti. Così è l'amore divino. Agapè. Bene, cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, la vostra iscrizione, una condivisione. Da oggi, se volete supportare il canale, potete anche abbonarvi e nella serie dedicata agli abbonamenti ci sono video esclusivi per quello che riguarda la crescita personale, la metafisica, quindi vado a spiegarvi il perché a livello energetico succedono determinate cose, il perché si ripetono certe dinamiche, quindi spero che possiate insomma apprezzare anche questo sforzo. Io vi ringrazio comunque di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!